Come abbiamo visto nell'episodio precedente, grazie al furto del Black Code americano, fino al giugno 1942 i servizi segreti italiani erano in grado di conoscere in anticipo le mosse degli alleati nel Nord Africa e nel Mediterraneo. Poi accadde l'incredibile. Aber nett, dass die endlich ein Radioapparat gekauft hat. Da staunst du. Der liebe Jung weiß doch, was ich höre. Bravo, sag mal, bei dir ist ja endlich... Il 26 giugno la radio tedesca trasmise un radiodramma ambientato in un ufficio informazioni britannico o statunitense, che raccontava di un ufficiale alleato al Cairo che trasmetteva informazioni a Washington. Gli americani, allertati, cambiarono immediatamente il codice e richiamarono Fellers in patria. Così Rommel perse la sua principale fonte di informazioni nella guerra d'Africa e di conseguenza anche l'iniziativa. Fellers fu poi posto sotto inchiesta, ma apparve subito chiara la sua innocenza e fu prosciolto. La conferma della falla gli inglesi la ottennero il 10 luglio, quando la compagnia intercettazioni del 621° battaglione trasmissioni dell'Africa Corps, comandata dal capitano Alfred Zebom, si trovò suo malgrado a dover tappare una falla nelle linee dell'asse. Zebom morì insieme con parte del suo personale altamente addestrato e parte dei documenti cadde in mano nemica. Gli inglesi, quando esaminarono le carte sequestrate, vi trovarono le trascrizioni dei messaggi in cui si faceva esplicito riferimento a Fellers. Altri significativi risultati del SIM furono ottenuti grazie all'importante rete di informatori e agenti, soprattutto nelle principali città del bacino mediterraneo. Numerosi agenti del SIM erano membri delle ricche comunità levantine, greche ed ebraiche d'Oriente. Decine di radiotrasmittenti del SIM operarono sino alla metà del 1943 dai 5 continenti e da località tanto esotiche quanto strategiche come è il caso di Kabul. Va infine menzionato il ruolo del SIM nell'appoggiare azioni dell'irredentismo maltese, del nazionalismo arabo, in particolare in Egitto, Iraq e Libano, e di alcuni gruppi armati del sionismo revisionista in Palestina. Il SIM collaborò con le emissioni di Radio Bari, l'emittente dell'EIAR in lingua araba. Il SIM non mancò di impegnare propri uomini in lunghe missioni dietro le linee nemiche. È il caso di Alberto Becchi Luserna in Francia nel 1940 e di Paolo Cacciadominioni in Egitto nel 1941. Proprio il centro SIM del Cairo, diretto dal colonnello Carlo Sirombo, che agì sotto le spoglie di un mercante spagnolo, fu tra quelli che portarono i migliori risultati del conflitto. Un altro centro operò ad Alessandria. Il SIM si avvalse inoltre dell'opera di numerose bande beduine che facilmente attraversavano il confine tra Egitto e Libia. Questo è il caso della rete dello sceicco Mustafa Ben Haroun e del brillante doppio giochista Ahmed Sayed, che lavorò contemporaneamente per il SIM e il Field Security Service del Cairo. Il capo del controspionaggio britannico in Egitto, A.W. Sampson, nelle sue memorie racconta la affascinante e complessa battaglia parallela contro i servizi segreti italiani. In Africa orientale merita una menzione anche l'operato di Amedeo Gouillet. Benché non facesse parte del SIM, fu uno dei più famosi ufficiali guerriglieri italiani in Eritrea e nell'Etiopia settentrionale durante la guerra di guerriglia italiana contro l'occupazione alleata dell'Africa orientale italiana. Cambiò il suo nome in Ahmed Abdallah al-Redai, studiò il Corano e assunse le sembianze di un autentico arabo. Così, quando i soldati britannici vennero a catturarlo, gli sfuggì sotto il naso ben 2 volte e fu lì che si guadagnò il soprannome di Devil Commander, cioè comandante diavolo. Debole fu invece la presenza a Malta,
così come sfortunata fu l'impresa del giovane irredentista Carmelo Borg Pisani. Sia su Pisani che su Gouhier ho creato su questo canale dei video dedicati che raccontano in modo più approfondito le loro vicende. Molto audace fu l'operato del SIM nel corso della breve campagna jugoslava dell'aprile 1941, che grazie agli inserimenti radiotelegrafici riuscirono a falsificare dispacci contenenti ordini per le unità jugoslave, recando così grande confusione nel campo avversario. Estremamente precisi furono infine i bollettini settimanali che il SIM forniva ai vertici del regime, con una visione realistica dell'andamento del conflitto sui vari fronti, dei giochi diplomatici e delle influenze economiche in molti paesi neutrali. Nonostante essi giungessero puntuali alla segreteria particolare del duce, risulta che raramente Mussolini li tenne in debito conto, cosa che contribuì non poco ai molti passi falsi compiuti dalle forze italiane in diversi scenari della guerra. L'esame dei contenuti dei bollettini SIM permette di affermare che la qualità del lavoro negli anni del conflitto fu ai massimi livelli tra i servizi di intelligence nei paesi belligeranti. Negli anni 1942-1943 il SIM moltiplicò gli ambiti di collaborazione con le migliori espressioni dei reparti speciali italiani della Seconda Guerra Mondiale, ispirandosi per lo più all'esperienza britannica dello Special Air Service, SAS, e del Long Range Desert Group. Questo è il caso del 10° Reggimento Arditi, del 1° Battaglione Carabinieri Paracadutisti e, per quanto riguarda il Servizio Informazioni Segrete, della 10ª Flottiglia MAS e dei reparti speciali del Reggimento San Marco. Secondo varie fonti esistenti, il SIM agì quasi sempre cercando di tenere a debita distanza l'Abwehr, anche se non mancano prove dall'inizio del 1943 di uno scambio di pessimistiche informazioni sull'andamento del conflitto tra l'ammiraglio Wilhelm Canaris e il generale Hamé. Complesso è il tema del ruolo del SIM nelle fasi precedenti l'armistizio e nel corso della successiva guerra di liberazione. Non vi sono innanzitutto dubbi sul fatto che esso, in particolare il controspionaggio, abbia preso parte, assieme ad altri corpi dello Stato, nel processo che portò al 25 luglio ed al conseguente 8 settembre. Appare altresì chiaro che durante la critica fase fra le menzionate date, la Corona ed il maresciallo Pietro Badoglio privilegiarono nella propria azione lo Stato Maggiore dell'Esercito e l'Arma dei Reali Carabinieri, a cui venne inoltre affidato il compito di arrestare Ettore Muti con un pretesto e poi di ucciderlo.